Per cercare di sbloccare la schiena in fase acuta, lavoreremo su alcuni muscoli fondamentali che sono spesso coinvolti in questa situazione. Il primo muscolo, molto importante, si chiama iliopsoas. Di fatto, collega l'anca alle vertebre lombari, passando all'interno della cresta iliaca. Ti parlo di questo muscolo perché molto facilmente nella nostra società è molto contratto e retratto. Lo è perché spesso è una conseguenza dello stare seduti molto a lungo, ossia in atteggiamento di anche chiuse. Allora succede che questo muscolo, siccome ci fa fare dei movimenti tipo inclinare il busto in avanti, flettere l'anca verso il busto, quando è molto rigido ed in spasmo, ed è molto facile che ce ne sia uno più rigido dell'altro, ci blocchiamo e ci troviamo storti da un lato. Quando invece è bloccato da entrambi i lati, si finisce per camminare così, tutti con la schiena in flessione in avanti. Ma la natura questo non lo accetta, perché la cosa primaria per un corpo è avere lo sguardo orizzontale. Per cui, per raddrizzarsi, succede che il corpo iperattiva la muscolatura dei glutei e tutta la regione posteriore per controbilanciare. Quindi, quando questa zona qui è troppo corta, la parte dietro si accorcia anch'essa, allo scopo di aiutare a mantenere la verticalità il più possibile coerente. Ovviamente è una condizione già estrema e di forte disequilibrio, che come conseguenza comporta che tutta l'area del bacino e della bassa schiena sia tutta super rigida e contratta. È inoltre un muscolo molto interessante perché è legato alla motilità ai visceri, di cui però non entrerò in argomento in questo video. Ad ogni modo, per svariate ragioni viene considerato il muscolo più importante del nostro corpo. Questo per spiegarti che adesso andremo a fare tutto un lavoro sulla parte posteriore proprio per lasciare andare questi ancoraggi che si mettono in atto, onde evitare di camminare come Charlie Chaplin. Un secondo muscolo altrettanto importante è il diaframma. Il diaframma è un muscolo sistemato come un fungo, con la cupola e lo stelo. È importantissimo perché si attacca alle costole, alle vertebre lombari ed allo sterno. È un muscolo che è implicato nella postura, nella digestione, nella circolazione, nella fonazione e nella respirazione. Diciamo che è un muscolo che è la chiave della salute. Ora, qui è visto da sotto, per dirti che è un muscolo con al suo interno dei fori per il passaggio della vena cava inferiore ed il dotto toracico, per la raccolta di sangue venoso e linfa, e per il passaggio dell'aorta, l'arteria principale del corpo, e il tubo digerente. Inoltre vi passano importanti nervi come il frenico e il vago. Quindi quando ci sono delle tensioni a questo muscolo, esso, irrigidendosi, è un po' come se creasse una sorta di blocco o barriera, sia creando stasi circolatorie che linfatiche, perché è come se stesse strozzando il tubo, riducendolo in ampiezza. Tant'è che ci può essere molta pressione che viene dal basso, ma che non trova sfogo. E questo per esempio può causare un sacco di problemi linfatici e venosi agli arti inferiori, legati a tensioni diaframmatiche. Inoltre il diaframma è legato al cuore. Ci sono dei legamenti che lo collegano al pericardio, che è il sacco che avvolge il cuore. Quindi alcune tachicardie, palpitazioni o aritmie sono legate ad una sorta di respiro non completo, associate anche a stati stressogeni ed ansiogeni. Inoltre, molte ernie iatali e turbe digestive sono sempre una conseguenza di strozzature a livello della giunzione gastrica, date dalla tensione del diaframma. Ma in particolare oggi ti mostrerò come questo muscolo si collega alla colonna vertebrale, tramite i cosiddetti pilastri del diaframma, cioè il gambo del fungo. Vedi come si attaccano alle vertebre lombari? Ci sono tantissimi mal di schiena ed anche tante lombosciatalgie
che vengono da un blocco dei pilastri del diaframma. Quindi questo è veramente un punto cruciale. Per far sì che si attivi in modo completo è fondamentale il respiro ampio, lento e profondo, perché il diaframma si deve veramente attivare espandendosi, quindi strecciandosi. Gli esercizi che ti propongo ora sono rivolti principalmente a lavoro su muscolo iliopsoas, diaframma, anche e glutei e leggere estensioni lombari. Per eseguire questo allungamento ti serve una sedia, possibilmente con le ruote, ed un tavolo a cui appoggiarti. Ora appoggia il tuo ginocchio sulla sedia e da questo punto allontana la sedia posteriormente, in modo da allungare la gamba che vi è appoggiata sopra, estendendo l'anca ed aprendo la zona inguinale. L'altra gamba invece è saldamente appoggiata al suolo ed arriva a piegare il ginocchio di circa 90 gradi. Con le braccia sei ben appoggiato ad un tavolo o un mobile. Rimani in posizione di allungamento per circa 1 minuto per lato. Esegui comunque sempre da entrambi i lati, più volte al giorno. All'inizio, se molto retratto, è possibile che tiri parecchio e la tensione sarà avvertita soprattutto in zona inguinale. Non esagerare con l'allungamento, tensione sì, ma non dolore. Pian piano, a forza di eseguirlo, le fasce muscolari si allenteranno naturalmente, mai forzare. Se noti dolore nella zona lombare, non va bene. Questo esercizio deve provocare stiramento e tensione solo a livello della zona inguinale. Ora andiamo a lavorare in maniera molto precisa sui pilastri del diaframma per rilassarli. Zona molto importante perché abbiamo detto che se tesa è spesso causa di lombalgia e sciatalgia. Intanto vai a sentire dove sono situati i pilastri del diaframma. Prendi come riferimento la bocca dello stomaco e poi vai esattamente dietro la colonna come livello. A quell'altezza lì ci sono i pilastri del diaframma. Ora metti sotto la testa un cuscino e prendi 2 palline di spugna della stessa grandezza e le posizioni sotto i pilastri del diaframma. Rimani totalmente rilassato a ginocchia piegate e semplicemente, per ora, ci respiri sopra. Come ho detto, devono essere respiri lenti e profondi. Meglio se quando espiri lo fai a bocca aperta. Questa zona del diaframma è spesso tesissima, per cui molto delicata, ragion per cui è meglio appoggiarci sotto delle palline morbide e gentili più che palline rigide, che comunque eventualmente si potranno usare, ma in un secondo momento. Quando cominci a respirare, sentirai che il corpo pian piano si abbandona di peso, affondando ancora di più sulle palline. Non opporre resistenza. Ora, se riesci, portati le ginocchia al petto. Le puoi prendere anche al di sotto della coscia e semplicemente, all'inizio, quando butti fuori l'aria, ti porti un po' di più le gambe verso il petto, cercando di notare se c'è un lato in cui la pressione è avvertita di più. Se avverti un fastidio all'inguine, tieni le ginocchia un po' più aperte, in modo da non comprimere troppo l'interno coscia o il pube. E se riesci, se non è troppo doloroso, puoi anche cominciare a fare un po' di dondolio laterale e senti sempre se c'è un lato che ti dà più fastidio. Siediti su una sedia in modo da appoggiare bene la schiena allo schienale e posiziona una pallina da tennis sotto il gluteo. Può essere posizionata più vicino all'osso o più esternamente. Senti dove per te può stare più o meno comodamente. Ora portati il ginocchio al petto e tenendolo fermo con entrambe le mani, fagli fare delle piccole circonduzioni. Successivamente, se non sei troppo addolorato, porta il piede sul ginocchio opposto, bloccando la caviglia con una mano e premendo con l'altra mano al di sopra del ginocchio piegato.
Ora ti farò fare un esercizio di energia muscolare che consiste nel premere contro la tua mano appoggiata al ginocchio come se volessi chiudere l'anca, ma la mano si oppone e ti impedisce di farlo e poi rilassi completamente. Vedi se contraendo e rilassando per alcune volte, alla fine, in fase di rilassamento, hai guadagnato qualche millimetro di apertura dell'anca. Questo significa che è avvenuto un rilassamento della fascia muscolare di anche e glutei. E ripeti il tutto dal lato opposto. In piedi, porta le tue mani a livello lombare, come a supportare la zona coi pollici che guardano all'esterno, spalle ben aperte. A questo punto, porta il tuo bacino delicatamente in avanti, le spalle rimangono sostanzialmente ferme e ritorni. Esegui l'esercizio dolcemente e senza fare pausa quando sei inarcato con la schiena, ma è un'andata e ritorno continua. Eseguilo per circa 10 volte, per più volte al giorno.